Oggi sono a Villa Contarini con un'auto che avete solo intravisto la settimana scorsa e se ancora non l'avete visto andate a vedere il video. E infatti oggi parliamo di Hyundai Kona Electric. Prima di iniziare vi consiglio vivamente di iscrivervi al canale, così siamo sempre di più. Se lasciate un like e condividete il video facciamo bella figura con i ragazzi della concessionaria Renault Bertone, che mi hanno dato la possibilità per un intero giorno di provare questa Hyundai Kona Electric, che magari potrei anche andare a provare la Hyundai Ioniq 5, che non è per niente male. Quindi guardate il video fino alla fine e mi raccomando iscrivetevi. E con questa bella sorpresa, che spero vi possa piacere, iniziamo subito. Hyundai Kona Electric, un modello che ha venduto fino al settembre 2021 ben 100.000 unità in tutta Europa, e con questo paesaggio direi che è il miglior modo per potervela descrivere. La vettura che ho in prova è la X-Class, la top di gamma di Kona Electric. Però prima di iniziare con tutte le specifiche riguardo questa Hyundai Kona vorrei parlarvi un po' dell'esterno prima. La lunghezza totale di questa Hyundai Kona Electric è di 4205 mm con una larghezza di 1800 mm. Le linee di questa Hyundai Kona Electric sono molto tondeggianti. Molto chiusa è la parte anteriore, dove possiamo vedere che c'è la ricarica per ricaricare la batteria, e l'unica parte diciamo aperta tra virgolette è la parte qua sotto, dove ci sono anche i sensori degli ADAS sia qua ma anche dove c'è lo stemma Hyundai. Ovviamente qua sotto serve per raffreddare tutti i componenti elettronici dell'auto. I gruppi ottici sono molto fini, come potete ben vedere, si quasi intravedono come se fossero dei giapponesi, con fari full LED sia all'anteriore che al posteriore per questa versione. Le ruote invece sono da 17 pollici, sono in lega. Questa dimensione vale per tutti i modelli proposti da Hyundai Kona, se non vado sbagliato, con freni a disco autoventilanti all'anteriore e freni a disco classici al posteriore. Per quanto riguarda il bagagliaio invece è di piccole e medie dimensioni, si parla appunto di 332 litri, e invece se abbattiamo i sedili posteriori arriviamo fino a 1114 litri. Per quanto riguarda la parte posteriore di Hyundai Kona Electric si può stare bene comodi, in massimo secondo me 4, invece se si è in 5 si è un po' stretti dietro, quindi è omologata per 5, però sappiate che per essere più comodi sicuramente il massimo dei posti secondo me è 4. Per quanto riguarda i sedili, sono rivestiti in pelle e in tessuto e sono soprattutto regolabili elettronicamente, sia per l'alzata che per andare avanti e indietro, sia per il guidatore ma anche per il passeggero. Tra l'altro sono anche riscaldabili, sia quello passeggero che quello del conducente, e con anche il volante riscaldabile. Abbiamo il sensore di pioggia, in questa versione abbiamo anche i sensori di parcheggio sia anteriori che posteriori, e abbiamo anche la ricarica wireless per il telefono. Tra l'altro questi interni che ha la Hyundai Kona Electric, c'è veramente tantissimo spazio nella parte anteriore, con un tunnel centrale dove è molto grande. Addirittura ho provato a metterci questo iPad Pro da 11 pollici e quasi ci sta, quindi c'è veramente tantissimo spazio a bordo. C'è anche un piccolo pozzetto dove poter mettere per esempio bottiglie d'acqua eccetera, quindi per tutte le cose che si hanno in mano, quindi chiavi, telefoni e quant'altro, c'è veramente un sacco di spazio per tutto ciò. Per quanto riguarda l'infotainment, qua lo schermo è da 10,25 pollici, ovviamente compatibile con Android Auto, Apple CarPlay. La cosa interessante di questo schermo è il fatto che per esempio se voglio, in questo caso sono qua su mappe e voglio andare a avere per esempio diciamo la parte di autonomia della batteria dell'auto, diciamo che è quasi un multitasking, quindi posso avere due cose contemporaneamente. Ad esempio qua posso andare anche giù e avere le stesse mappe, ma anche per esempio la radio che ora è spenta. Di certo che
l'infotainment di quest'auto non è per niente male, come vedete è anche abbastanza molto fluido, ci sono un sacco di cose anche, e la cosa che a me fa impazzire letteralmente è per quanto riguarda avere proprio i dati effettivi, come ad esempio quanto consuma una cosa rispetto a un'altra, quindi il sistema di guida, quindi il motore, il clima che ora è attivo perché ho acceso l'auto, ovviamente ha 1 kW di consumo, l'elettronica con quindi luce eccetera, e poi c'è anche una percentuale della cura della batteria che ad esempio per riscaldare la batteria o per raffreddarla, quindi se ad esempio abbiamo delle temperature troppo invernali lei si riscalda per avere quel range effettivo di utilizzo tra virgolette perfetto. Per il resto lui è un sistema veramente molto fluido, quindi non c'è molto altro da dire. La cosa che invece mi piace è il fatto che, anche se alcune elettriche purtroppo non le hanno, è avere tutto il clima, e dico tutto, con tutti i pulsanti del caso, che secondo me è la parte migliore per un'auto, perché avere tutte le cose touch quando si è in marcia non è il massimo. Ha tutto il clima del caso, quindi sia per il lato conducente che per il lato passeggero. Per quanto riguarda le prestazioni e la scheda tecnica di questa Hyundai Kona Electric, ci possono essere due versioni principali, tra cui si differenziano per la capacità della batteria. Abbiamo quella con la batteria più piccola da 39 kWh con 136 cavalli e 395 Nm di coppia massima, e lo scatto in 0-100 in 9,7 secondi, con un peso che è di 1535 kg. Invece la versione diciamo più grande, con la batteria più grande, è di 64 kWh con 1685 kg di massa, quindi è praticamente questa, 204 cavalli e sempre 395 Nm di coppia. Invece lo scatto in 0-100 qua viene in 7,6 secondi, secondo ovviamente quello che dice Hyundai. Per quanto riguarda il ciclo medio combinato WLTP, quello che dice Hyundai della versione a 64 kWh di batteria si aggira di 14,7 kWh ogni 100 km. Alla fine della prova che farò, quando avrò fatto la maggior parte dei chilometri e dovrò restituire l'auto, vi dirò quanti chilometri ho percorso e quanto ho consumato effettivamente con questa Hyundai Kona Electric. Delle due versioni che vi ho raccontato, che si differenziano per batteria e motori, a sua volta ci sono altre 3 versioni che si differenziano più che altro per gli optional. Quello che vi consiglio è di andare a vedere direttamente sul sito Hyundai, così non diventa neanche troppo lungo il video, però vi dico solo che la versione di Hyundai Kona Electric con 39,2 kWh di batteria e quindi 136 cavalli parte con la versione base che si chiama X-Tech City da 36.100 euro. Invece la versione che abbiamo qua in prova, con tutti gli optional disponibili per questa Kona Electric, viene a costare ben 49.850 euro. Sono un bel po' di soldi per questa versione, direi sì, però con tutti gli optional che ha è veramente un'auto eccezionale. E ora non ci resta solo che andarla a provare su strada. Hyundai Kona Electric, com'è che va alla guida? Beh, diciamo che le sensazioni di questa Kona Electric sono molto piacevoli alla guida, perché puoi semplicemente andare, come ad esempio ora che siamo qua sui colli, molto tranquillamente, come se fosse una classica gita fuori porta, ma anche per esempio per la città, come abbiamo visto, come avete visto soprattutto nel video di settimana scorsa, dove vi ho fatto vedere effettivamente come è vivere con una elettrica. Parlando di Hyundai Kona Electric, lei ha, che è la versione maxata tra virgolette, vi ricordo, ha in dotazione tutti gli optional disponibili nella gamma, tra cui anche il cruise control adattivo, dove, come ormai ci siamo abituati con la maggior parte o praticamente tutte le elettriche, dove l'auto, in base all'auto che si ritrova davanti e in base alla velocità che si vuole impostare, ci mantiene
alla stessa velocità e alla stessa distanza. Con lei tra l'altro nel traffico si avvia da sola quando per esempio siamo fermi al semaforo e scatta il verde, il che è veramente molto comodo. Ovviamente il cruise control adattivo o la guida autonoma di livello 2 è più adatta più che altro per i viaggi ad esempio in autostrada. Questa Hyundai Kona Electric mi è sembrata veramente molto leggera rispetto a quello che mi aspettavo, soprattutto perché è un'elettrica. Molto probabilmente la sensazione è data dal fatto che, come tutte le elettriche, il pacco di batterie è sotto al pianale, ma anche con forse lo sterzo in modalità normal la guida è veramente molto piacevole. E ora andiamo un po' sui tornanti per vedere come effettivamente questa Hyundai Kona Electric si comporta, ovviamente stando bene attenti. E mettiamo in sport. Non la trovo neanche troppo sovra o sottosterzante questa Hyundai Kona Electric. Sarà che io non è che sia così tanto esperto, ecco, non è che abbia provato chissà quante auto, però insomma mi piace anche raccontarvi quali sono effettivamente le mie personali sensazioni di guida, e sono veramente tanto sorpreso di questa Hyundai per le doti dinamiche, più che altro perché è un crossover alla fine, quindi è alzata dalla terra e sembra effettivamente di essere su un'auto di tutt'altro livello. Come va qua sui tornanti è veramente tanta roba. Che altro resta veramente molto stabile a terra, soprattutto quando si fanno questi tipi di tornanti in versione sport. Lei rimane giù e addirittura pattina, come avete sentito, spero. Questi bei tornanti qua veramente ci si può divertire. Soprattutto la coppia dell'elettrico è veramente molto incisiva, soprattutto sul corpo umano. Ultimo tornante e ritorniamo in modalità normal. Quella eco, dove si può anche essere rilassati tranquillamente. Comunque tra eco, normal e sport la vettura cambia notevolmente, soprattutto per quanto riguarda lo sterzo, che può diventare un po' più morbido. In eco e normal sono abbastanza simili, ma in sport è un pochino più rigido, quindi dà quella sensazione di quasi sportività, soprattutto con la coppia di 204 cavalli. Uno dei pochi piccoli difetti che ho trovato su questa Hyundai sta proprio anche nello sterzo, perché quando arriviamo per esempio a fine corsa, quando stiamo sterzando al massimo, anche quando in una curva molto stretta, o quando stiamo per esempio anche parcheggiando, diciamo che alla fine corsa c'è quel piccolo scatto che diventa molto leggero e sembra quasi che sbatta e si possa quasi rompere il volante, quindi questa piccola cosa che non è che mi faccia troppo impazzire. Tra l'altro ora stiamo scendendo qua tra i colli Euganei e voglio parlarvi appunto di frenata rigenerativa. Per quanto riguarda la Hyundai Kona Electric, per la frenata rigenerativa ci sono tre tipi di livelli. Livello 1, dove praticamente è molto minima la rigenerazione quando molliamo l'acceleratore. Il livello 2, che è in pratica un livello di generazione automatica, quindi l'auto dovrebbe capire, anzi capisce anzi abbastanza bene, quando siamo per esempio in una condizione di, che ne so, in autostrada, dove non deve tanto utilizzare la frenata rigenerativa, ma ad esempio quando siamo in urbano la frenata rigenerativa serve un po' di più. Non è un'auto da one pedal drive come ad esempio la Tesla, più che altro perché quando arriviamo a togliere l'acceleratore, quando siamo ad esempio arrivati quasi al semaforo, lei inizia a frenare, ma quando arriviamo per esempio tra i 10-20 km
allora non c'è più quella frenata rigenerativa che prende quasi subito e inizia un po' ad essere come se fosse in folle, e da quel momento in poi si deve proprio utilizzare il pedale del freno, che comunque non si sente la differenza tra, ad esempio, la frenata rigenerativa e il pedale del freno, il che è veramente molto molto piacevole. Ad esempio ora sto usando il cruise control adattivo a 60 all'ora e lei si comporta veramente molto bene. Ora mi dice ovviamente di tenere le mani sul volante, però si comporta veramente molto molto bene. E soprattutto la cosa che mi è più piaciuta è che quando, per esempio, anche se non si dovrebbe, come abbiamo fatto prima, se lascio per esempio le mani dal volante, lei dovrebbe curva sterzo in base alle corsie della carreggiata, e non è come altre auto in cui quando ti chiede per esempio un feedback dello sterzo è brutale. È molto molto tarato bene, anche molto morbido. Appena si hanno le mani nel volante lei lo capisce e non c'è nessun tipo di problema. Un'altra cosa che è molto piacevole di questa Kona Electric è che ovviamente, essendo la versione diciamo più pompata tra virgolette, ha tutti gli accessori del caso. Ovviamente, essendo un'elettrica come tutte le altre elettriche, può semplicemente, anche quando sia freddo, quando è tipo la mattina, per esempio preriscaldare l'ambiente e quindi ad esempio sbrinare il vetro se c'è ghiaccio, tutte cose che ormai ci hanno abituato quasi tutte le elettriche. E la cosa forse un pochino meno comoda che ho trovato sono appunto i tasti che ci sono qua sotto, dove si installa la marcia, quindi folle, retro o in parking. Forse avrei preferito più una manopolina, o forse anche che questi tasti fossero stati un pochino più in avanti. Non so se per esempio la mia statura, però se dobbiamo proprio trovare il pelo che non mi piace come sensazioni personali, forse avrei fatto qualcosina del genere. Mi ero scordato di dirvi che per quanto riguarda i frusci aerodinamici dell'auto, ora siamo a 90 km/h, cruise control adattivo che è veramente tarato veramente molto molto bene, solo che quando per esempio un'auto davanti a voi esce da una corsia o rientra, diciamo che è un pochino tra virgolette insicuro, e quindi cerca di frenare quasi all'ultimo e dopo riaccelera subito appena l'auto se n'è andato via, però immagino che sia per ragioni di sicurezza, quindi niente male. Però ecco, i frusci aerodinamici si sentono poco, però è anche un crossover, un SUV, quindi direi che non è per niente male per il lavoro che è stato fatto, anche perché, come abbiamo visto prima, tutta la parte anteriore è ben chiusa, tranne ovviamente la parte di sotto che serve per il raffreddamento dei radiatori eccetera. Però adesso, con questa vista sui Colli Euganei e con tutto quello che abbiamo detto, andiamo alle conclusioni, ma soprattutto ai consumi, soprattutto per i nostri confronti che facciamo solitamente tra auto elettriche e auto termiche nel corso del costo di 10 anni eccetera, come ormai siete abituati. Bene, siamo arrivati alla fine della prova. Volevo farvi vedere il trip che abbiamo fatto. Abbiamo fatto esattamente 110,1 km. Contate che non ho fatto più che altro l'autostrada, quindi dovete tener conto che ho fatto massimo punti di 100 all'ora con le prove anche in salita, in discesa. Ho voluto provare anche ovviamente la modalità sportiva con tutta la potenza, che è veramente tantissima, quindi tenete conto anche questo, e soprattutto tenete conto che io ho praticamente sempre usato, come vedete qua dalle grafiche, la modalità normal, né eco né sport. Perché ho usato la modalità normal? Volevo semplicemente effettivamente vedere con più vicino alla realtà, diciamo, la questione appunto dei consumi, perché immagino che nel quotidiano uno non è che vada a smanettare eco, normal o sport. Proprio per questo motivo ho voluto utilizzare la versione normal. Ovviamente i consumi con la versione eco, che
molto probabilmente, a parere mio, per il quotidiano è molto più consona, anche perché gli spostamenti casa lavoro sono sempre quelli, quindi non è che si possa sgasare al massimo, e quando dovete per esempio fare un sorpasso pigiate tutto l'acceleratore e avete tutta la potenza subito istantanea dell'elettrico. Ma facciamo un conto, perché per quanto riguarda il consumo sono, come vedete qua, 6,6 km per kilowattora. Siccome io solitamente, ma anche nel mondo dell'elettrico, voglio farvi vedere quant'è ogni 100 km, semplicemente sono 100 diviso 6,6 e abbiamo un consumo medio di circa 15,15 kWh ogni 100 km, il che a parer mio non è per niente, ma veramente per niente male questa Kona Electric. Contate anche che non ho fatto l'autostrada a 130 all'ora, massimo velocità 100 all'ora, però dovete anche tenere conto che ho utilizzato anche, mi sono un po' divertito, devo ammetterlo, quando sono salito là sui colli, perché non si poteva non salire un pochino più veloce del solito. Insomma, diciamo che se si utilizza con queste, diciamo, velocità, e facendo un po' i conti a mente, con i 64 kW di batteria, con queste velocità si fanno addirittura 400 km, che vanno più che bene. Poi dovete anche tenere conto che oggi non è che faceva così caldo, ora ci sono 7 gradi, stamattina ce n'erano 0, quindi anche la temperatura, diciamo che è quella peggiore per le elettriche, quindi sono molto soddisfatto di questa Hyundai Kona Electric. Sicuramente si può anche fare un viaggio, una gita fuori porta tranquillamente senza mai fermarsi, di almeno 200-250 km, quindi si può anche viaggiare un po' nei dintorni della propria città, sempre in quell'ottica in cui vi racconto, come ad esempio nei confronti tra elettrico e termico, il discorso eccetera eccetera. Insomma, ormai lo conoscete, è inutile che ve lo ripeta, però ovviamente questa Kona costa quasi 50.000 euro e posso ben capire che non sono pochi, soprattutto per un'auto elettrica di questo segmento. Però vi posso assicurare che le plastiche, tutto il materiale che c'è all'interno a bordo di questa Kona è fatto veramente molto bene, e devo dire che sono molto soddisfatto di questa Hyundai Kona Electric. Io spero vivamente che questi due video che avete visto queste 2 settimane vi siano piaciuti. Io oggi sono stanco morto dopo aver fatto questi 2 video, sono veramente cotto, però mi sono veramente divertito e sono super felice di portarvi questi tipi di contenuti. Quindi se anche a te ti possono piacere questi tipi di contenuti, mi raccomando, iscriviti se ancora non l'avete fatto, così se siamo sempre di più potrei provare, casomai, forse se a Rino Bertone, la concessionaria, può garbare come idea la Ioniq 5, magari un test drive si può anche fare, e casomai provare anche altre auto elettriche. Buona continuazione su YouTube e io spero di editare il video per questa settimana e quella prossima. Ciao!